Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è lunedì 10 giugno del 2024, buona giornata a tutti qua dalla radio, l'editoriale del lunedì che apre come sempre la settimana, grazie a tutti quelli che hanno già cliccato sul video, quindi insomma grazie per la visualizzazione, grazie se volete lasciare un like, un commento a tutto quello che diremo qua, vedete già di fianco il sommario è già pronto, sono tanti gli argomenti di oggi, quindi dovrò andare particolarmente rapido uno dopo l'altro. Grazie a tutti quelli che sono iscritti, perché abbiamo sforato, come avete visto, quota 40.000, quindi grazie davvero a tutti quelli che hanno fatto l'iscrizione e che ci fanno essere così tanti su questo canale, così come a tutti quelli che ci hanno visto oltre 1 milione di iscritti, ben oltre 1 milione di iscritti, di visualizzazioni in questo ultimo mese di maggio, che è stato forse il maggio sportivamente parlando un po' più scarico degli ultimi anni, dalla rincorsa scudetto di qualche tempo fa, dalla rincorsa Champions League di qualche anno ancora prima, con invece l'anno scorso la semifinale di Champions. Insomma, nonostante il maggio un pochino deficitario, siamo stati molto più del solito, quindi grazie davvero a tutti quanti. Una piccola specifica prima di iniziare per quanto riguarda il prossimo palinsesto. Avevo buttato lì nella scorsa primavera, all'inizio della scorsa primavera, l'idea di un prime time, soprattutto per quanto riguarda il lunedì sera. Idea che non è tramontata, anzi tutt'altro, ci stiamo lavorando, non ci sembrava, perché ho visto che più di una volta ci è stato chiesto, anzi soprattutto qua sotto nell'editoriale è stato chiesto come mai non fosse mai partita la trasmissione, semplicemente perché non abbiamo reputato questo maggio degno, tra virgolette, di una nuova trasmissione così importante come il lunedì sera in diretta dallo studio con tanti ospiti, tante rubriche, il vostro intervento da casa con un angolo dedicato a tutti voi, insomma, con tante cose da dire, da raccontare di lunedì in lunedì per un vero e proprio programma serale in studio con ospiti, magari anche gli ospiti stessi in studio, quindi una vera e propria trasmissione. E quindi ci lavoriamo in estate per presentarvela all'inizio della prossima stagione, ma arriverà il lunedì sera sulla radio per fare un po' il punto di quello che sarà successo nel weekend. Detto ciò, facciamo un po' il punto su il sommario, sull'attacco, come vedete iniziamo da lì, da Jay-Z, da Joshua Zirkzee e i suoi compari, eppur si muove, faremo un altro passaggino sul lato comunicazione, eccetera, eccetera. Teocrazia, parleremo di Teo, ci mancherebbe altro ovviamente, non parleremo di religione, ma parleremo di una delle religioni del Milan attuale, ovvero Teo. Una specifica su Paulo Fonseca, che vede ormai l'annuncio a breve nella prossima settimana. Giovani e vecchi, questione di rosa, ne parleremo dopo e poi chiudiamo con lo stadio, anche perché essendo oggi un giorno importante, ma ne parliamo tra poco. Allora, partiamo subito perché come detto sono ben 6 gli argomenti di quest'oggi, quindi devo regalare tempo a tutti quanti, corro. Il nuovo attacco, è inutile che ci nascondiamo, il Milan sta puntando Zirkzee da tempo è seguito, è inutile che mi perdo in troppe parole che non dicono nulla. C'è da pagare la commissione, poco da fare, troppi giri di parole. È su quello che si sta lavorando da giorni, su cercare di abbassare questa commissione che era partita dai 15, sta via via andando verso i 10 e poi chiudere. Chiudere perché, come abbiamo detto questa settimana, se poi non chiudi ti esponi sempre al rischio che arriva la squadra di turno che poi si inserisce e inizia a romperti le uova nel paniere. Al di là della preferenza del ragazzo, che c'è, è assodata per il Milan, assolutamente sì, al di là del fatto che si sta trattando da tempo e quindi si è anche avanti, è un discorso sia di ingaggio che per quanto riguarda la comunicazione al Bologna del pagamento della clausola, va trovato l'accordo finale sulle commissioni, cosa che è ovviamente lecito trattare per cercare di abbassare il prezzo. La speranza, ecco, quella è che non si vada troppo lunghi perché, ma non per gufarsela, perché il mercato che è così, lo sappiamo, l'inghippo è sempre dietro l'angolo e quindi siccome il ragazzo vale, e per quanto mi riguarda vale anche parecchio, perché è un bellissimo giocatore, sia da San Siro per come movenze, per tocco, per classe, eccetera, che per potenzialità di crescita, perché penso che sia veramente il 40-50% di quello che potrà fare in carriera
e ha già fatto vedere un bel po', ma credo che ancora sia molto inespresso, soprattutto in zona gol, ma non solo, anche in zona di rifiniture, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, il ragazzo vale tutti i soldi che probabilmente si metteranno sul piatto e vale anche quello strappo alla regola sulle commissioni che il Milan è costretto a fare e che deve fare per portare a casa il giocatore. Credo che ormai si è entrati nell'ottica delle idee, bisogna pagare. È molto greve, lo so, il concetto, ma purtroppo funziona così. Con chi ha Rob Chan si può trattare, sì, ma poi bisogna arrivare a un dunque prima che si attivi magari qualche squadra di Premier, quindi portarlo a casa prima possibile. Per i suoi compari d'attacco non confermerei Jovic, proprio detta papale papale. Non mi sembra il giocatore in grado di ricoprire quella situazione di campo. Lo so, ha fatto 9 gol in questa stagione, non un bottino scarno per essere stato una punta di riserva, però non mi sembra né il giocatore ideale per quello che ha intorno, ovvero Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Ciukwese, ce l'ha fatto vedere quest'anno, perché giocando da prima punta ha fatto sempre una fatica tremenda. Quando ha giocato di fianco a Giroud, spesso sono arrivati i gol, spesso sono arrivate anche le prestazioni. Credo che il Milan abbia bisogno, nel caso, di un attaccante diverso, di un vero e proprio 9, anche magari con un pochino più di chili o centimetri a disposizione per variare quello che è stato anche un po' magari il limite di Zirkzee quest'anno, cioè col Bologna che non trovava spazi nelle partite casalinghe e che ha fatto un po' fatica quando le squadre si chiudono. Ecco, avere un attaccante diverso sarebbe forse meglio rispetto a che avere Jovic, rispetto a che avere Okafor. Cambiare completamente attaccante probabilmente darebbe anche un pochino più di profondità di soluzioni, quindi diciamo così, spero che il Milan possa andare a prendere un vero e proprio 9. Passo oltre, pur si muove forse, cioè su quella, diciamo così, richiesta che era stata fatta anche settimana scorsa o 2 settimane fa di maggior comunicazione, perché chi segue il Milan non sono né azionisti né stakeholder, come ogni tanto si suol definire, ma sono appassionati, tifosi, persone che la vive come una passione e non come un investimento. Quindi a queste persone va comunicato, diciamo così, va spiegato anche quello che è il disegno della società, che insomma invece è silente da un mese a questa parte, nonostante le contraddizioni di qualche settimana fa, con la curva in silenzio, eccetera, eccetera. Dovrebbe questa che è iniziata essere la settimana anche di qualche comunicazione lato sportivo, oltre che per la comunicazione ufficiale dell'ingaggio di Fonseca, che dovrebbe arrivare comunque nella seconda parte della settimana. Questa dovrebbe essere anche una settimana di maggior chiarezza e qualche chiarimento lato sportivo su quello che è il disegno della società da questo punto di vista. Me lo auguro, lo spero caldamente che arrivi, che sia il più semplice e lineare possibile, il più diretto possibile, fatto salvo che comunque credo che in questo momento storico ai tifosi giustamente interessano le parole, ma soprattutto i fatti, ma è giusto raccontare quello che si vuole fare una sorta di punto finale della stagione che sta finendo e punto iniziale della stagione che sta iniziando. Mi sembra anche corretto verso i tifosi stesso, che credo che a breve saranno anche chiamati a una campagna abbonamenti che ancora non è partita, ma che insomma arrivati al 10 di giugno credo debba partire, quindi partirà non appena inizieranno ad arrivare le prime comunicazioni da Fonseca al nuovo attaccante. Vado oltre. Teocrazia, a proposito di questo, c'è un giocatore su tutti che al Milan non può e non deve partire per 1000 motivi, non ultimo quello calcistico ovviamente. Matteo Hernandez impersonifica quella che è un po' l'ambizione che vedono i tifosi nel mantenere e nell'avere in squadra un giocatore tale. Credo che Teo sia anche un po' il paradigma di quello che voglia fare il tifoso stesso e in parte anche la società, cioè più forte di Teo in questo momento in quel ruolo, se ce n'è uno, forse è tanto. Sicuramente nel caso si va in downgrade dal punto di vista tecnico. Credo che si debba fare nel caso
magari non adesso, ma nel giro di breve, perché poi lo sappiamo, insomma, quando iniziano a partire i mesi di autunnali, che manca un anno e mezzo, ti metti in un loop che poi ne puoi uscire, come la questione Leao, o non ne puoi uscire, come per quanto riguarda, ad esempio, che sì. Quindi bisogna fare di tutto, questo sì. Non si può nel caso allargare le braccia e dire, come magari è stato per Tonali, è arrivata una cifra irrinunciabile, il ragazzo era anche lui d'accordo, è partito e pace. No, con Teo non si può fare. Con Teo non si può proprio fare questo discorso. Se Teo vuole restare una certa cifra, lo si fa restare. Se Teo chiede ambizioni sportive lecite, bisognerebbe andargli incontro e dimostrare che questo Milan può garantirgli delle ambizioni sportive superiori a quelle magari dell'ultimo anno, degli ultimi 2 anni. Fatto salvo che Teo comunque nell'ultima stagione ha avuto degli alti e bassi importanti, non è inutile che ci nascondiamo, però Teo è, come detto, una sorta di esempio. Su Teo, tra virgolette, non si scherza e non si possono prendere abbagli né margini di manovra. Su Teo si deve fare veramente tutto e anche di più per tenerlo, proprio perché è un po' il simbolo. Mi verrebbe da dire anche per Mike Maignan, nonostante sia un ruolo diverso e magari un buon portiere, un ottimo portiere lo si può anche trovare sul mercato, e ci mancherebbe altro. Quello no, nonostante che comunque io reputo ancora Mike tra i migliori del ruolo, nonostante la stagione non propriamente positiva, per un portiere che ha dimostrato di avere sì qualche inciampo fisico, ma negli ultimi 2 anni nel caso, perché prima non aveva avuto praticamente nulla. E io 2 domande me le farei sul fatto che lui, così come Sportiello, che non aveva mai avuto nulla, così come aveva avuti altri giocatori, lo stesso Kalulu, Malik Ciao, eccetera, eccetera. Insomma, io prima di bollare un giocatore come un po' inclina all'infortunio, aspetterei la stagione che arriva, quando non ci sarà più lo staff che ci ha gestito dal punto di vista atletico negli ultimi anni e verremo gestito da un altro staff. Quindi se ci saranno problemi ne apriremo un altro capitolo. Ma insomma, su Mike io farei sicuramente un discorso un pochino diverso, fatto salvo che ne parleremo nel quarto punto. C'è una sorta di comunione di intenti e di pensieri su Mike da chi vive Milanello che farebbe pensare tutto ma non la cessione. Ma ne parliamo nel quarto punto. Vado velocissimo su Fonseca. Una specifica, cioè ne ho anche un pochino parlato l'ultima volta, ma forse non mi sono reso conto di non aver forse fatto passare un po' il messaggio, cioè sulla carta penso che, perché di questo ovviamente dobbiamo parlare sulla carta, penso che ci potesse essere magari una scelta migliore o quantomeno diversa rispetto a Paolo Fonseca. È inutile nascondersi, se bisogna dare tra virgolette un giudizio prima che di vederlo all'opera sulla carta, è ovvio che, almeno questo è il mio pensiero, c'erano probabilmente degli allenatori sul mercato che per quanto mi riguarda davano delle garanzie superiori a Paolo Fonseca, che è arrivato per 1000 motivi, non ultimo il fatto che non costa l'ira di Dio, perché costa relativamente poco per essere un allenatore ed è un punto importante per i motivi di scelta, così come il poco, diciamo così, peso sulle decisioni di mercato in entrata e in uscita, così come la poca mediaticità, soprattutto per quanto riguarda una sorta di comunione di intenti per il disegno sportivo del Milan tutto. Ora, io qui però mi fermerei. Cioè Paolo Fonseca, come è stato per Pioli l'anno scorso, di questo periodo io stesso criticavo il fatto che fosse stato riconfermato al di là dei propri meriti e ho passato parecchi editoriali, forse troppi, me ne sono reso conto, a parlare del fatto che non era tanto il mister in sé, non era tanto Pioli in sé il problema, poi con quello che ci ha fatto vedere durante l'anno, un altro discorso, ne parliamo dopo, ma inizialmente era la scelta che era criticabile, cioè mettere tutti in discussione, non l'allenatore.
e riconfermarlo nonostante la stagione precedente, nonostante il gennaio precedente, eccetera, eccetera. Quindi la critica era verso la scelta della conferma di Pioli, così come in questo momento la critica al massimo può essere sulla scelta di Fonseca, non su Fonseca stesso e non sul Pioli stesso di un anno fa, perché poi insomma Pioli poteva, diciamo così, reinverdirsi, rifarsi di una nuova veste e riaprire un ciclo. Così non è stato, non ce l'ha fatta. Le idee che sono state proposte sono un po' naufragate, una su tutte, quella di fare un colpo dall'avversario, essere molto offensivi, e quindi è naufragata l'idea anche. Di Fonseca io mi fermerei qui, cioè non gliene darei troppe colpe all'allenatore che verrà, nel senso che fin quando non vedrò quello che mi vorrà far vedere sul campo, finché non vedrò il Milan come verrà fatto giocare, così come verrà schierato, così come saranno le intenzioni difensive piuttosto che quelle offensive, come saremo sui calci piazzati, con tutto quello che sarà il classico, diciamo, lavoro dell'allenatore, il giudizio è sospeso per quanto riguarda lui, non è sospeso per quanto riguarda la scelta, ma quello è un altro discorso di cui, insomma, volevo fare questa specifica, nulla contro l'allenatore, insomma, Fonseca, perché magari viene qui, coglie l'occasione della vita, fa, che so, 2 o 3 anni alla grande, ci fa anche magari vincere qualcosa, quindi nel caso gli faremo tanti applausi, cioè non sto a criticarlo a priori, lui, ecco, non sto a criticare quello che magari ha fatto al Lille o alla Roma, prima voglio vederlo al Milan, come voglio vedere i giocatori stessi, prima li voglio vedere al Milan. Discorso opposto, ad esempio, su Zirkzee, che a me piace tantissimo, poi ovviamente lo vedremo al Milan e lì lo valuteremo, uguale per Fonseca, insomma. Questo è. Giovani e vecchi. Stavo parlando poco fa di Mike. Mike non andrebbe ceduto proprio perché tutta Milanello, giocatori, dirigenti, il vecchio allenatore, il vecchio staff, reputava Ibra, reputava Mike e reputa Mike il vero e proprio leader di questa squadra, l'ultimo rimasto dei grandi vecchi, tra virgolette, che hanno già carattere, hanno già leadership, hanno già dominanza nello spogliatoio e non si devono magari costruire anche un pochino questo affare, non lo devono nemmeno dimostrare. Mike è già leader, è già, diciamo così, caratterialmente pronto per supportare questo tipo di carica, che è elettiva, non ti nomini tu leader, te lo riconoscono gli altri, e se gli altri te lo riconoscono bisognerebbe tenerlo in considerazione anche per il prossimo futuro, ergo lo stesso Mike andrebbe tenuto qui, perché le squadre non le si fa con le figurine, con gli algoritmi, lo si fa con le persone in carne e ossa, e Mike è una vera persona in carne e ossa, che al di là magari di qualche inciampo tecnico in questa stagione, che c'è stato, è inutile negarlo, è però un fior di protagonista, un fior di professionista, un fior di portiere e un fior di uomo. Quindi bisogna tenerlo qui legato, potenzialmente con un ingaggio superiore a quello che prende, che è forse il sesto, settimo, ottavo ingaggio della squadra, e quindi bisogna sicuramente tenerlo qui. Poi, insomma, quello è un altro discorso, lo vedrà la società. Chiudiamo con lo stadio. Via i lavori. Perché? Perché iniziano ad esserci, diciamo così, prodromi ai lavori veri e propri sulla questione Area San Francesco. Questa settimana partiranno i lavori, probabilmente partiranno già oggi, insomma, se riusciamo ve li mostreremo anche i lavori di bonifica e pulizia del verde che c'è in questo momento. Cioè, pulizia del verde è brutto, sembra una cosa brutta da dire, però insomma è un verde molto disordinato, molta incuria, molta sporcizia anche. Bisogna pulire un'area che è privata e quindi bisogna farla tornare a essere una zona decorosa, non vittima di spaccio, di delinquenza, ma essere una zona vera e propria, pulita e chiusa. Chiusa verso fine mese, come detto arriveranno le paratie per chiudere l'area, la pulizia, la bonifica, i lavori iniziali propedeutici appunto alla sistemazione dell'area inizieranno adesso, nelle prossime ore, quindi
vedremo, ve li mostreremo anche i primi lavori all'area San Francesco. Detto che questo mese sarà anche importante perché chiuderemo, diciamo così, le nomine e gli enti che parteciperanno all'accordo di programma e poi da lì testa bassa e si parte fino ad arrivare alla prossima primavera per chiudere l'accordo di programma e avere l'ok dal Comune di San Donato per far partire i lavori più o meno di questo periodo, cioè verso la fine della prossima primavera, all'inizio dell'estate 2025. Io sono arrivato in chiusura di questo editoriale, grazie a tutti, ci ritroviamo come detto tra poco per obbligo di riscatto e le novità sul mercato, ci ritroviamo per quanto riguarda lo stadio con le novità dall'area San Francesco, ci ritroviamo come tutti lunedì e la prossima settimana che sarà quella dell'annuncio del prossimo allenatore del Milan. Grazie a tutti, buona settimana e a presto.